L'alpinismo per me è un modo per realizzarmi, perché io in montagna mi sento me stesso. Senza la montagna probabilmente non sarei me stesso. Ce que représente pour moi l'alpinisme maintenant et ce qu'il a pu représenter quand j'avais 30 ans, c'est toujours la même chose, ça n'a pas changé. C'est à l'image de la vie en fait. La vie finalement est un engagement et l'alpinisme est aussi un engagement. Donc c'est pour moi identique. C'est pour ça que j'aime l'alpinisme et que j'aime la vie. Nell'alpinismo realizzare un sogno, questo rimane sempre, è quello che ti spinge per realizzare qualcosa. Io lo chiamo il settimo senso, ma è sempre lì dentro, anche se non lo diciamo, anche se non lo vogliamo, quel settimo senso di realizzare qualcosa e di realizzarlo bene, e questo è importante. L'ascensione alla vetta della comunicazione dello stato del clima terrestre continua a fallire. È un progetto enorme, gigantesco, dura da 50 anni, non abbiamo ancora trovato la via, non ce l'abbiamo. Insomma, c'è veramente un esercito di alpinisti scienziati che tentano di raggiungere questa vetta, che è una vetta importantissima perché è riuscire ad avvertire l'umanità del gigantesco, inedito rischio che corre, che contempla anche l'estinzione della specie. La società rifiuta l'idea di confrontarsi con fatica a un cambiamento di stile di vita, di obiettivi, e questa attitudine normale della società è cavalcata peraltro dagli interessi economici. Quindi le due cose si mettono insieme e rallentano continuamente una presa di coscienza che dovrebbe già averci portato alla svolta, cioè alla cura del malanno. Invece no, la cura non la stiamo ancora facendo e siamo ancora qui a chiederci alla fine se il malanno c'è, se è grave, se è colpa nostra o se forse è tutto un po' un abbaglio preso da scienziati che non hanno ancora capito bene il problema. Un anno come questo invece è qui duramente a ricordarci che il problema del riscaldamento globale c'è, esiste, è gravissimo, si sta manifestando. L'estate del 2003 è stata fino adesso l'estate più calda di sempre sulle Alpi e sull'Europa occidentale, e noi vedevamo questo ghiacciaio che si spariva sotto i piedi, consapevoli di vivere un evento nuovo ed estremo. Statisticamente quell'evento aveva una possibilità di verificarsi una volta ogni 1000 anni, ne sono passati 19 e siamo di nuovo qui. Per quanto riguarda il 2022 la particolarità è anche l'eredità di un inverno asciuttissimo e privo di neve, quindi direi come temperature siamo pari merito col 2003, o forse il 2022, diciamo che si concluderà a pari merito col 2003, già, ma nel 2003 aveva nevicato di più d'inverno e quindi i nostri ghiacciai si trovarono all'appuntamento con questo caldo africano più protetti da un bel materasso di neve, non eccessivo, ma che comunque era ben superiore a quello di quest'anno. Invece quest'anno a metà maggio i ghiacciai erano praticamente scoperti, quindi hanno avuto un mese in più di fusione e attualmente siamo già a 3 metri di consumo di spessore dall'inizio della nostra stagione. C'è ancora un buon mese e mezzo di ablazione. Noi normalmente misuriamo i ghiacciai alla metà di settembre, ci aspettiamo quest'anno il botto totale, cioè 4 metri di perdita di spessore, di bilancio di massa, che dovrebbe essere il dato più eccezionale nella storia della glaciologia nota. Però possiamo anche ricostruire una glaciologia di periodi nei quali non venivano fatte le misure, siccome prima di questa fase di arretramento avevamo la piccola età glaciale, è ragionevole pensare che da millenni non si verifichi una situazione del genere. Piccola età glaciale adesso la facciamo iniziare con una certa precisione nel 1260. Sappiamo i motivi per cui a Chamonix c'erano addirittura le processioni con il vescovo che veniva a benedire
il ghiacciaio per dirgli stai lì, non venire ancora avanti perché minacciava le case, e non sapevano perché i ghiacciai venivano avanti in quel periodo, pensavano fosse l'intervento del maligno, una punizione. Oggi sappiamo che il motivo erano delle gigantesche esplosioni vulcaniche ai tropici, in particolare in Indonesia, la più grande eruzione vulcanica della storia dell'umanità nota, la quale raffreddò il clima terrestre di un mezzo grado, e poi per un puro concatenamento di casualità ci furono molte altre eruzioni vulcaniche, e quindi questo freddo, possiamo dire, si sovrappose un'eruzione con l'altra, e i ghiacci dell'Oceano Artico cominciarono a crescere, e questo portò poi al freddo del 1500, 600, 700 e 800. Alla metà dell'Ottocento termina la piccola età glaciale e possiamo dire il clima ritorna normale. La prima parte del Novecento potremmo definirlo il clima sano, e dalla seconda metà del Novecento arriva la febbre del riscaldamento globale. Ma io spero sempre che, anche se si ritira il ghiaccio, che sotto ne vengano fuori altre forme che sono difficili da superare, sia di roccia, sia ancora di ghiaccio. E da questo punto di vista io vedo la natura non finisce mai. Io è 10 anni che faccio la guida quest'anno e frequento con regolarità le nostre montagne, perché faccio la guida tutto l'anno. In 10 anni le cose sono cambiate, mi accorgo io di certi ghiacciai che si sono ritirati. Le guide hanno preso coscienza del fatto che il pericolo che si ha in montagna con temperature alte è decisamente eccessivo, e quindi abbiamo dovuto adattare le nostre attività. La fortuna è che le montagne ci offrono tante possibilità, soprattutto qua in Val d'Aosta abbiamo un parco giochi enorme, e quindi possiamo trovare delle soluzioni valide con un buon margine di sicurezza. Io concordo con Christophe, il rischio zero non esiste e non possiamo garantirlo, e quindi ci sono degli adattamenti, si anticipano le salite. Quest'anno a maggio si facevano già delle salite che normalmente facciamo a luglio. Certi itinerari oramai da tempo, lassù del Monte Bianco, certe salite il mese di agosto non si fanno più, le facciamo solo quando ci sono determinate condizioni. La bravura di un alpinista, secondo me, è quella di sapersi adattare a ciò che la montagna gli offre. Quindi se non possiamo fare una cosa, magari ce n'è un'altra che possiamo fare ed è in condizioni belle. Ma finché gli alpinisti avranno fantasia di sapersi reinventare, di saper leggere le stagioni in un'altra maniera, di saper sfruttare le pareti in un'altra maniera, l'alpinismo non finirà mai di stupirci e rimarrà il gioco più bello del mondo. Bien sûr, c'est s'adapter, toujours s'adapter. Et je pense qu'on a eu la chance d'avoir des scientifiques qui nous ont expliqué depuis si longtemps tout ce qui allait se passer. Et donc nous les guides, comme l'expliquait François, bien sûr, on a compris tout ça très vite parce qu'on était aux premières loges, on voyait tout ce qui se passait. Mais néanmoins, pour moi, s'adapter, ça signifie quand même savoir quel est vraiment le sujet important. Alors on est tous d'accord pour dire que la disparition des glaciers, c'est triste, bien sûr. Mais je ne pense pas que maintenant, la solution, c'est de s'apitoyer toujours sur cet état qui arrive et qui choque tout le monde. Je pense que pour moi, le vrai sujet, c'est de savoir est-ce qu'un jour, collectivement, on arrivera à être moins stupide. Parce que concernant notre métier, ça n'a aucun impact, ce qui se passe sur le globe. Comme l'arbre qui a ses racines, tous les guides et tous les alpinistes du monde savent que pour survivre, il faut s'adapter. Et donc c'est naturel. En fait, moi je suis en vacances depuis 2 jours. J'ai enchaîné les courses depuis le mois de décembre dernier. Et je crois que c'est la première année où je fais une saison où je vis des choses si nombreuses et si différentes dans mon métier de guide, malgré les conditions difficiles. Donc pour nous les guides, on se rend bien compte que maintenant, le problème, c'est pas notre métier, parce que nous, on s'en sortira toujours. On arrivera toujours à faire rêver des gens en montagne.
complessivamente il cambiamento climatico sta avvenendo troppo rapidamente e con delle conseguenze nel quale è la specie umana a avere i danni maggiori, a fare le spese più gravose, perché lo sappiamo, la Terra ha 4,7 miliardi di anni e ha già passato ogni genere di catastrofe. Non sarà questa a terminare la sua esistenza, che ha ancora 5 miliardi di anni davanti. Siamo noi invece la specie giovane, noi abbiamo solo 300.000 anni come Homo sapiens e dobbiamo dimostrare di essere sapiens. Ci siamo dati questo appellativo, in questo momento non stiamo dimostrando di essere sapiens, assolutamente no, però le capacità le avremmo. La scienza offre la possibilità di comprendere i problemi e di fare anche delle previsioni. Quando ci spingiamo sul futuro c'è sempre un'incertezza, però riusciamo oggi a capire bene le traiettorie. Per esempio riusciamo a capire che in questo momento c'è il muro davanti, o il muro o il burrone, vedete come volete. Troviamo un altro cammino. Questi cammini ci sono, ma non vengono esplorati perché si tende a dire ma abbiamo sempre fatto così, ma le rotaie sono già lì, ma è comodo, ma poi può darsi che siano tutte balle, non è vero che c'è il muro. Ecco, la scienza invece il muro lo vede chiaramente e noi l'abbiamo visto già 50 anni fa. Più immettevi in atmosfera i residui della combustione del petrolio, del carbone, del gas, e più la temperatura sarebbe cresciuta. L'hanno detto nel 67, io avevo 1 anno. Ecco, la situazione è questa, non furono creduti, si fece di tutto per screditarli, per dire hanno sbagliato i calcoli e così abbiamo cominciato a perdere tempo. Più inquiniamo e più farà caldo, questa insomma in sintesi. E allora oggi abbiamo anche i mezzi, anche i mezzi giuridici che dovrebbero aiutarci a darci da fare, è l'accordo di Parigi che dice se facciamo in fretta la diminuzione delle emissioni di CO2 possiamo ancora sperare di rimanere dentro 2 gradi di aumento della temperatura alla fine di questo secolo. 2 gradi vuol dire che non si può tornare indietro, non c'è il risanamento del clima, la guarigione, c'è il contenimento della febbre a 2 gradi, perché se non si fa la cura la temperatura aumenta di 5 e allora è come avere la febbre a 42, sei stecchito. Questo è lo scenario che abbiamo davanti, la possibilità di contenere il danno, non più di poterlo evitare perché paghiamo il ritardo di quei 50 anni nel quale avremmo già potuto darci da fare e non l'abbiamo fatto. Non abbiamo nemmeno idea di qual è il punto di partenza per fare la nostra dieta. Il valore di CO2 in chilogrammi per un italiano medio è 7.000 kg, 7 tonnellate di CO2 all'anno. Nel mondo ci sono grandi differenze, ci sono paesi molto più inquinanti di noi, come gli Stati Uniti d'America, dove l'emissione è di 18.000 kg. Quindi possiamo dire che occorrono quasi 3 italiani per fare le emissioni di un americano. Ci sono al contrario dei paesi che hanno bassissime responsabilità. Alcuni paesi dell'Africa non arrivano a 200 kg per persona all'anno. Basta non avere la macchina, la casa, magari non mangiare nemmeno, ed è facilissimo avere purtroppo questi valori così bassi. Ecco, questo è il numero da cui partire. E l'Europa ha anche definito i valori a cui arrivare. La dieta deve essere fatta in 2 fasi. La prima fase è stata prevista al 2030 ed è il taglio di circa il 50% di questo valore. La seconda fase è arrivare a 0 al 2050. Allora, proviamo a dire i 4 grandi assi disponibili per ciascuno di noi. La casa, i trasporti, il cibo e i consumi degli oggetti. Le nostre case sono un disastro. Sprechiamo una quantità enorme di energia, facciamo emissioni dannose e paghiamo delle bollette che adesso con la guerra nell'est europeo stanno diventando esorbitanti. Basta fare l'isolamento termico, i cappotti esterni o interni, i vetri tripli, rifare i tetti e se possibile mettere i pannelli solari, i fotovoltaici per l'elettricità e i termici per l'acqua calda sanitaria.
E questo ci permette già di tagliare una fetta enorme, con risultati eccellenti sia sul piano climatico sia su quello economico e anche su quello geopolitico, perché se l'Italia consuma meno gas e meno petrolio è anche più indipendente dai ricatti nei confronti degli altri fornitori di energia. Con i mezzi della edilizia sostenibile che abbiamo adesso si può tagliare del 90% il consumo precedente. Guarda che è tanto. Secondo asse, i trasporti. Beh, qui è facile, usate poco l'aereo, perché l'aereo è il mezzo più inquinante, è quello poi che ci fa percorrere più chilometri. Usiamo anche auto elettriche che cominciano a diffondersi, pur che siano auto piccole. Invece io vedo di nuovo la tendenza a fare l'auto grossa, solo come status symbol, non come mezzo. Poi a patto ovviamente di caricarle con l'energia rinnovabile. Se caricate l'auto elettrica con la centrale a carbone non serve. Terzo punto è il cibo, anche qui è molto facile. La responsabilità degli allevamenti nella produzione di CO2 è molto elevata, basta mangiare meno carne. Io non sono vegetariano, ma ne mangio poca. Attualmente in Italia siamo 80 kg di carne per persona all'anno e mangiatene 20? Abbiamo già tagliato siamo già scesi al 25%. E il terzo punto sono gli oggetti, tutte le cose che consumiamo ogni giorno, il telefonino, tutto quello che noi compriamo e consumiamo è fatto di materie prime e di energia, spesso fossile, e produrrà dei rifiuti quando è arrivato a fine vita. Ecco, se già facciamo attenzione a queste 4 cose, ci siamo avvicinati a raggiungere l'obiettivo dei 3.500 kg al 2030. Poi i loro valori sono quelli che servono per portare a termine il lavoro, cioè ci vuole tenacia, perseveranza, un po' di fatica e alla fine perché si fa tutto questo? Lo dica François, lo dica Christophe, lo dica Kurt. Perché si fa? Perché salite su una montagna e mi fate un culo così? Perché è lo stesso motivo per cui dovremmo fare queste cose.